Nato a Milano nel 1972 con il nome di Marco Castoldi, Morgan è uno dei personaggi più controversi e affascinanti del panorama musicale italiano. La sua vita privata è stata altrettanto intensa e discussa, con amori tumultuosi e la nascita di numerosi figli. In questo racconto esploreremo la biografia e la carriera artistica di Morgan, i suoi successi musicali, le polemiche legate alla sua partecipazione a X Factor, il suo lavoro come autore e produttore per altri artisti e il futuro nell'industria musicale italiana. Il giovane Marco inizia a studiare la chitarra a soli 6 anni, ma essendo mancino le difficoltà che incontra lo spingono, un paio d'anni dopo, verso il piano. Le prime composizioni arrivarono a 9 anni e a 10 compose anche una sonata per pianoforte. Nel frattempo esplode la New Wave e Morgan scopre il New Romantic, corrente musicale agli inizi degli anni '80, ma si appassiona anche al rock, soprattutto degli anni '60. Per avere un sintetizzatore, nel 1984 scende a un compromesso con i genitori. Lo otterrà se comincerà a studiare il pianoforte classico al conservatorio, ed è proprio in questo periodo che sceglie il proprio nome d'arte, in onore del corsaro gallese Henry Morgan. L'11 ottobre 1988 il padre si suicida per depressione e debiti, a soli 48 anni. Questo evento lo porterà a scrivere riguardo alla sua perdita e alle difficoltà legate a essa. All'età di 16 anni decise di interrompere gli studi e cominciare la sua carriera da professionista con il piano bar. Ma è nel 1988 che inizia il sodalizio musicale con Andrea Fumagalli, con cui fonda poco dopo la band Golden Age assieme a Fabiano Villa. Nel 1989 esce il primo vero lavoro, Chains, seguito dal primo videoclip realizzato per il singolo Secret Love. L'insuccesso del disco porterà la band allo scioglimento. Morgan e Andy andranno però a formare i Blue Vertigo. Mentre Fabiano Villa, in veste di cantante, entrerà nei meno fortunati Rapsodia. La band dei Blue Vertigo, nata ufficialmente a Milano nel 1992, fece breccia nel cuore del pubblico grazie a un sound innovativo che fondeva rock, pop, elettronica e influenze jazz. Il loro primo singolo, Sono già solo, divenne subito un cult della scena musicale italiana degli anni 90. Il successo dei Blue Vertigo proseguì con la pubblicazione del loro primo album, Acidi e Basi, che vendette oltre 200.000 copie, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Nel corso degli anni successivi, la band consolidò il proprio successo con altri dischi molto apprezzati come Metallo non metallo e Pop Tools, una raccolta che contiene alcuni brani inediti, tra cui L'Assenzio, brano con il quale la band partecipò al Festival di Sanremo dello stesso anno, con l'orchestra arrangiata e diretta dal maestro Carlo Carcano, classificandosi all'ultimo posto. Da questo momento comincia un periodo in cui i diversi componenti si dedicano esclusivamente a progetti solisti. La band non viene mai ufficialmente sciolta, ma temporaneamente congelata. La voce potente e versatile di Morgan fu uno dei punti di forza dei Blue Vertigo, che riuscirono a distinguersi per la loro originalità e la loro capacità di reinventarsi continuamente. Dopo aver lasciato la band nel 2002, Morgan iniziò una carriera da solista che gli ha permesso di esprimere al meglio le sue doti artistiche, sia come cantautore che come interprete. Il suo primo album da solista, Canzoni dell'appartamento, fu un grande successo di critica e pubblico, e da questo seguirono altri lavori altrettanto apprezzati come Da A ad A e Italian Songbook Volume 1. La sua versatilità artistica gli permise di spaziare tra generi diversi come pop, rock, jazz e soul senza mai perdere la sua identità musicale originale. Versatilità che fu evidente anche per la sua carriera di autore e produttore per altri artisti italiani di successo come Giorgia e Marco Mengoni. Negli ultimi anni ha continuato a essere presente sulla scena musicale italiana come giudice in programmi televisivi di talento musicale come Amici e soprattutto X Factor, dove ha spesso suscitato polemiche per il suo comportamento irriverente, estroverso e soprattutto imprevedibile. La sua carriera come giudice in programmi televisivi di talento musicale iniziò nel 2009, quando fu scelto come coach per la terza edizione di Amici. La sua esperienza nel programma fu molto positiva e GLI consentì di scoprire e lanciare nuovi talenti della musica italiana come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Nel 2011
Morgan passò a X Factor, il talent show musicale più seguito in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di giudice per 3 edizioni consecutive. La sua presenza nel programma è stata spesso controversa a causa del suo comportamento irriverente e provocatorio, che lo ha portato spesso a scontrarsi con gli altri giudici e con i concorrenti. Nonostante questo, la figura di Morgan è diventata un'icona del programma, grazie alla sua passione per la musica e alla sua capacità di scoprire nuovi talenti. Il suo contributo al mondo della musica italiana come giudice in programmi televisivi di talento musicale non può essere sottovalutato, poiché ha permesso a molte giovani promesse del panorama musicale italiano di emergere e ottenere un contratto discografico. Morgan si è distinto anche per la sua sincerità nei confronti dei concorrenti e per la sua capacità di trasmettere la passione per la musica ai telespettatori. Nonostante le polemiche, la figura di Morgan rimane una delle più carismatiche e originali del panorama musicale italiano. È forse anche per questo motivo che nel 2023 viene richiamato dal programma, in difficoltà nelle ultime edizioni, per provare a rialzare l'interesse e il livello qualitativo perso negli anni. Tuttavia, a 3 puntate dalla fine viene licenziato da Sky, seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati nei confronti del collega Fedez, della conduttrice Francesca Michelin e soprattutto del programma stesso, con l'accusa di favoritismi da parte della produzione nei confronti di alcuni concorrenti a discapito dei suoi. Come produttore musicale, invece, Morgan ha sempre cercato di sperimentare nuove soluzioni sonore e di creare atmosfere originali che possano distinguere gli artisti che ha prodotto dagli altri nel panorama musicale italiano. La sua capacità di lavorare con diversi generi musicali e di adattarsi alle esigenze degli artisti con cui collabora lo rende un professionista molto apprezzato nel mondo della musica italiana. Tra le sue produzioni più note ricordiamo l'album La teoria dei colori di Cesare Cremonini, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, e il disco inedito di Laura Pausini, che ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. La figura di Morgan, musicale, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per molti artisti italiani che cercano una collaborazione con un professionista capace di valorizzare al meglio le loro doti artistiche. La vita privata di Morgan è stata altrettanto intensa e discussa come la sua carriera artistica. Il cantante milanese ha avuto numerosi amori, spesso tumultuosi e mediatici, che hanno fatto molto parlare di sé sui tabloid italiani. Tra le relazioni più note, ricordiamo quella con Asia Argento, con cui Morgan ha avuto una figlia, Anna Lu, nel 2001. In seguito, il cantante milanese ha avuto altre relazioni importanti con personaggi del mondo dello spettacolo italiano, come Jessica Mazzoli. I due si sono conosciuti durante X Factor 5, talent a cui la cantante ha partecipato come concorrente mentre Morgan era giudice. Anche in questo caso la storia non è finita bene. Non sono infatti mancate nel tempo le battaglie legali e mediatiche, che però, dopo anni di accuse, nel 2002, sembrano aver trovato il modo per andare d'accordo, soprattutto per il bene della piccola Lara, nata dalla loro unione. Morgan rappresenta quindi una delle figure più interessanti e originali del panorama musicale italiano degli ultimi 30 anni. In questo viaggio attraverso la vita e l'arte di Morgan abbiamo esplorato non solo le sue canzoni, ma anche il suo impatto come artista poliedrico, che continua a sfidare i confini della creatività e dell'espressione. La sua carriera è una testimonianza di come la musica possa essere un viaggio introspettivo e rivoluzionario, riflettendo le complessità dell'animo umano. Se sei stato affascinato dalla figura di Morgan, dalla sua musica innovativa e dalla sua personalità unica, ti invito a diventare parte della nostra comunità. Iscriviti al nostro canale per scoprire altri artisti straordinari e storie di musica che vanno oltre le note. Lascia un like se questo video ti ha aperto nuovi orizzonti musicali e condividi nei commenti la tua canzone preferita di Morgan o il modo in cui la sua arte ha toccato la tua vita. Fino al prossimo video, continua a cercare quella scintilla di genialità che rende ogni artista unico nel suo genere.